Ciao a tutti cari amici, buonasera, bentrovati con una nuova canalizzazione del pensiero con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, come potete vedere ho già preparato queste due varianti, la variante numero 1 con la nostra clessidra e la variante numero 2 con questa bellissima ampolla. Io vi ricordo come al solito che sono video interattivi, quindi sono validi dal momento in cui vengono visti e che sono stese generali, quindi vanno bene per tutti i tipi di coppie, uomini che guardano per donne, che guardano per uomini, coppie arcobaleno. E se siete uomini che guardate, basta che giriate il video, io canalizzo al femminile perché scusate, verso come se dall'altra parte ci fosse un uomo perché sono una donna, quindi vado meglio, però naturalmente voi in base alla vostra situazione basta semplicemente che cambiate il sesso. Se ci sono variazioni, sono io stessa che insomma che ve lo dico durante la stesa. Vi ricordo inoltre che vanno ascoltati con la mente aperta, non forzate le cose, lasciate che le carte vi parlino. Se non sentite appartenere a quello che esce dalla stesa, cercate di lasciar correre, non forzate la situazione, non riempitevi di energie negative perché naturalmente non vi aiutano nell'ottenere quello che desiderate. Allora, io vi lascio un attimo, potete scegliere tra le due varianti, chiudete gli occhi, concentratevi intensamente, pensate profondamente alla persona a cui avete scelto e poi andate a distinto sul mazzetto. Io vi ricordo intanto finché scegliete che mi potete contattare via mail a taitarot@gmail.com, la trovate in descrizione sotto a tutti i video. Potete contattarmi semplicemente anche per delle informazioni per quanto riguarda i consulti privati, ma anche per magari proporre qualche interattivo. Allora, io metto da parte la variante numero 2 e parto subito con la variante della clessidra per coloro che hanno scelto questa. La metto qui, spero la vediate, e iniziamo subito, vediamo questa persona che cosa vi vuole dire questa sera. Allora, la sposto qua. Allora, innanzitutto qui emerge una rottura, una distruzione di qualcosa, c'è un fallimento doloroso da parte di questa persona, almeno questo è il pensiero che ha nell'attuale. Quindi qui per molti di voi potrebbe esserci stato un litigio, un'incomprensione, una fine di un rapporto, se siete già stati insieme, un senso di fallimento anche che potrebbe riguardare proprio se stesso. Ok, quindi naturalmente non è detto che parli della vostra situazione di voi. Certo è che se sapete questa persona, per esempio, ha avuto un matrimonio ed ha chiuso un rapporto, o sapete che in qualche modo ha avuto un fallimento nella vita, questa persona sicuramente ci sta pensando ed è un peso molto importante. È un uomo che nei vostri confronti sente una sensazione di armonia, di tranquillità, di serenità. È una persona che vorrebbe anche che le cose migliorassero nel caso in cui foste in litigio o in distacco a causa appunto di questo blocco, di questa situazione di fallimento, di incapacità di muoversi, di cambiare le cose. Vorrebbe un ritorno alla serenità, poter esprimersi liberamente, poter anche esprimere le proprie emozioni. Sicuramente è una persona che cerca la serenità o desidererebbe che le cose in qualche modo cambiassero. Naturalmente, essendo interattivi, bisognerebbe capire la vostra situazione di partenza. Se avete litigato, se è con voi che ha avuto problemi, questa persona vorrebbe aggiustare le cose. Se invece è in una situazione che lo porta a soffrire, ma non a causa vostra, ma per altre questioni esterne che potrebbe riguardare il lavoro, un'altra famiglia, una separazione, è una persona che pensa che il rapporto con voi migliora la sua situazione, il suo senso di fallimento, ok? E lo fate star bene, lo fate sentire in armonia.
Al centro stesa abbiamo la carta della fiducia, che è una carta molto positiva, quindi è una persona che tutto sommato sta cercando di andare avanti, cerca di avere fiducia nel futuro, ha fiducia in voi, nel vostro rapporto, è una persona, attenzione, che fa fatica a lasciarsi andare, ok? Lui si butta nel momento in cui ha delle certezze, quindi se state se quest'uomo ha un comportamento particolarmente lento, probabilmente uno dei motivi è questo, perché gli mancano delle sicurezze, delle certezze. Vedete questa carta con questo uomo che si butta dal ponte, lui si lancia, sì, però è legato. Ha comunque una sicurezza e per molti di voi questa persona la sicurezza che cerca non è tanto a livello affettivo, ma a livello economico. Quindi quest'uomo probabilmente ha delle difficoltà, per alcuni di voi potrebbe riguardare anche il lavoro, questo fallimento, quindi la perdita di un lavoro, un licenziamento, uno stare male nell'ambiente lavorativo e questa carta qui mi sta ad indicare che c'è un interesse sotto il profilo economico, una fiducia che questa situazione, se è in ambito naturalmente economica, possa migliorare perché questa persona è stressata da questa situazione. Ehm, per cui dipende, ripeto, molto dalla situazione in cui siete nell'attualità dei fatti. Questa persona comunque pensa che nel momento in cui ha una stabilità economica, nel momento in cui è più sicuro, si butterà questa persona. Qui se avete litigato o avete interrotto il rapporto perché per esempio volete una relazione più importante oppure volete andare a convivere, volete sposarvi, questa persona si lancerà nel momento in cui avrà una situazione economica più stabile, più sicura e ha un pensiero molto dolce nei vostri confronti. Vorrebbe starvi vicino, vorrebbe coccolarvi, tenervi tra le braccia. È una persona che ha un pensiero romantico, ok? Per cui qua non c'è, diciamo, il sesso proprio fine a se stesso, la parte erotica, ma è un desiderio proprio affettuoso di starvi vicino, amore, tenerezza, ma di una persona che vi ama, ok? Che ha un sentimento d'amore. Va bene, variante 1 io vi ringrazio, vi ricordo che mi potete contattare a tarot@gmail.com, trovate la mail in descrizione oppure nell'immagine di copertina del canale. Io vi invito anche a mettere un like, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico. Vi auguro una buona serata, vi do un abbraccio grande e vi aspetto con i prossimi interattivi. Passo adesso alla variante 2 per coloro che hanno scelto questa bellissima pozione. Andiamo a vedere questa persona che cosa vi vuole dire questa sera. Allora, lo metto qui, ci sta tutto, sì, spero vediate tutte le carte. Allora, cosa abbiamo questa sera? Qui c'è una situazione di forte attrazione. Questa persona vi desidera moltissimo e pensa che siate fatti proprio l'uno per l'altra, che abbiate la necessità di stare sempre attaccati, di vedervi, di sentirvi. C'è proprio un desiderio continuo di legarsi. Vedete questi cuori con questa calamita, il continuare a cercarsi, l'essere anche un po' dipendenti reciprocamente, il sentire un'attrazione molto forte, un'empatia che dà serenità, dà tranquillità. Qui vedo per alcuni di voi una situazione che potrebbe coinvolgere una terza persona. Qui abbiamo una carta di una persona che pensa al fatto che c'è un controllo. Questa persona probabilmente è controllato, lo siete voi perché probabilmente uno dei due è impegnato. Naturalmente qua sono interattivi, sono canalizzazioni generali, quindi le situazioni possono essere moltissime. Certo è che c'è una figura che è particolarmente importante nella vita vostra o di questa persona che gli impedisce di fare dei movimenti. Quest'uomo si sente un po'
sminuito anche di fronte a questa persona e si sente proprio controllato. Se avete la certezza che quest'uomo o questa donna non hanno una relazione ufficiale, qui potreste essere voi che giocate un po' al gatto al topo, cioè nel senso che tendete ad avere un atteggiamento nel fare la gara a chi resiste di più. E quindi c'è un po' una lotta di potere. Cercate di capire in base alla vostra situazione e cucite in base a quella che è la vostra realtà. C'è il desiderio qua di iniziare qualcosa di nuovo, un progetto, e c'è una situazione proprio di rinascita. Però io qui vedo molto l'aspetto della presenza di una terza persona. Ci sono comunicazioni, questa persona vuole comunicare con voi, vuole prendersi un impegno nuovo nei vostri confronti, qua che sia in ambito sentimentale, in ambito lavorativo. Io naturalmente vedo l'attrazione, però mi esce una carta che mi parla comunque di contratti, di prendersi delle responsabilità. Ok? E poi abbiamo la carta della crisi, quindi una persona che è in crisi con se stessa, potrebbe avere un rapporto in crisi e volere una situazione nuova, però potrebbe anche essere in crisi perché probabilmente o non potete comunicare o fate fatica a comunicare e questa persona lo sa. Fatto sta che c'è una situazione di blocco in questo contesto, nonostante il desiderio di un nuovo inizio, un nuovo progetto. Qui questa persona si sente in crisi o perché c'è quest'altra donna o uomo in mezzo che impedisce il rapporto, essendoci un blocco, c'è la paura che questo amore in qualche modo sbiadisca, scompaia. mm? E anche un senso di colpa nel non poter far di più, non poter dare di più. Per alcune di voi questa persona potrebbe dover scrivervi, mandarvi una comunicazione riguardante un progetto che o non è andato a buon fine e quindi potrebbe in qualche modo mandarvi in crisi o comunque vi crea una situazione di sconforto. Quindi fatemi sapere nei commenti, vi ricordo che se volete approfondire mi potete contattare via mail a tarot@gmail.com, la trovate sempre in descrizione su tutti i video. Io vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e vi aspetto come ogni sera con con una prossima canalizzazione del pensiero.